Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la seconda metà del 2024 e abbiamo la carta del giudizio, amici del cancro. Periodo di presa di consapevolezza, periodo probabilmente dove si vedranno le cose da un'altra prospettiva. Ci potrebbe essere proprio una rinascita, nel senso di appunto un nuovo modo di vedere la vita, di vedere magari una situazione o una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche le previsioni per il primo semestre e per l'estate e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Io vi dirò più o meno l'andamento energetico, le cose più importanti del periodo e poi andrò a fare come degli esempi per aiutarvi ad integrare la lettura nella vostra realtà. Allora, abbiamo la carta degli amanti, un 10 di coppe, asso di spade, la sacerdotessa, fante di bastoni, fante di coppe, e regina di bastoni. Dunque ragazzi, partiamo da questa bellissima carta degli amanti. Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi dopo vi dirò per single, coppie, amici, figli, famiglia, farò i vari esempi. Però la carta degli amanti mi dice che, e anche comunque il 10 di coppe dopo, ehm, che sarete in una sorta di armonia emotiva. Dunque, andiamo a vedere carta per carta. Regina di bastoni nuovamente, ce l'avete già qua alla fine. E cavaliere di pentacoli. Allora, si potrebbe tranquillamente trattare di una coppia romantica anche, ragazzi, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Sette di pentacoli e 9 di pentacoli. Allora, devo dire che qua la famiglia sarà un tema molto importante. È interessante perché qua abbiamo una carta di un gruppo e qua abbiamo una carta che indica la volontà di stare da soli di una persona normalmente indipendente. Potrebbe esserci una situazione lavorativa magari all'interno della famiglia per qualcuno. Andiamo a vedere l'asso di spade. 8 di pentacoli. E amanti. Ho già due chiavi di lettura, fatemi andare a vedere ancora la sacerdotessa. Allora, una è... ho come la sensazione che potrebbe esserci come un'attività lavorativa, effettivamente, che inizia nel prossimo semestre, che potrebbe essere o con un genitore o con un figlio.
Adesso dipende da se voi siete genitori o figli. Allora abbiamo il diavolo per la sacerdotessa. Non lo so se per esempio in famiglia c'è qualcuno che vuole diventare autonomo, vedo che c'è come un aiuto da parte vostra, o magari se siete voi quelli autonomi, c'è come un aiuto da parte della famiglia in questo vostro progetto. La sacerdotessa è spiegata dal diavolo e dal 10 di pentacoli. Un'altra chiave di lettura, ma poi farò gli esempi più concreti, però un'altra chiave di lettura, qui è proprio una relazione, mi viene da dire importante, ragazzi, C'è voglia di costruire, c'è voglia di vivere questa cosa quotidianamente, di vivere il bello, di scoprirsi, di... Andiamo a vederlo dopo. Andiamo avanti con il fante di bastoni. Abbiamo un 9 di coppe e un 2 di spade. Datemi una carta per questo 2 di spade, per piacere, grazie. La torre. Allora ragazzi, è un messaggio molto specifico quello che vi sto per dare, però per qualcuno qua si tratta di togliersi da certi vizi, da certi condizionamenti, da certe schiavitù. È come se nel prossimo semestre ci fosse la possibilità di lasciare indietro qualche, diciamo, divertimento che ormai ha fatto il suo tempo, qualche tipo di pensiero, di condizione che ormai ha fatto il suo tempo. Andiamo a vedere il fante di coppe. Abbiamo un 5 di coppe e un fante di bastoni. Sì, sento molto la situazione tra genitori e figli, comunque. Andiamo a vedere anche la regina di bastoni. 9 di spade e fante di spade. Tanti fanti. C'è tanta energia frizzante, mi verrebbe da dire. E qui consiglio di focalizzarvi su voi stessi più che su più che sugli altri, mi verrebbe da dire, nel senso che è un po' come quando si dice guarite voi stessi, automaticamente la realtà fuori cambia ed è un po' come guarire anche un pezzettino gli altri, no? Allora, se fosse un progetto, una situazione che deve partire, può essere all'interno di una famiglia, ma non necessariamente deve essere la famiglia di sangue, Io qui sento che è come se ci fosse un nuovo modo di vivere le alleanze, un nuovo modo di vivere la famiglia, un nuovo modo di vivere. Perché vi dirò, qui avete il diavolo che anche con il 10 di pentacoli mi parla di famiglia ed è un po' come se ci fosse una sorta di costrizione. Ma siccome qua avete il giudizio, vi dico, qua iniziando a vedere un pochettino di più per voi stessi all'interno di questo gruppo, di questa relazione o di questa famiglia, è come se automaticamente le cose si ribilanciassero, cioè vedrete le cose da un altro punto di vista. Non sta scritto da nessuna parte che devo fare A, B e C e D, me lo sono messo in testa io. Facciamo solo A e B per oggi. C e D li facciamo domani o li farà qualcun altro direttamente. Così voi vi prendete il tempo per dedicarvi a quello che vi fa divertire. Sento che avete bisogno di divertimento, di ridere, di scherzare, di giocare, di ritornare bambini. È come se aveste bisogno di qualche cosa che vi appassiona e sento che avrete proprio modo di scoprirlo in questo semestre.
Potrebbe anche essere un hobby comune al partner, vi dirò. Allora, partiamo dai single. Allora, per le persone che sono single, devo dire che state bene così, non vi sento in una situazione di single insofferenza, anzi, direi che ve la state proprio godendo. Mm, vi dirò che per quello che riguarda le nuove conoscenze, allora io ho l'impressione che in questo semestre siate più. C'è un gruppo qua, un gruppo che condiziona. Potrebbero essere gli amici, potrebbe essere un gruppo di lavoro, un gruppo familiare. C'è qualcuno qua che condiziona e che in un certo senso non vi fa sentire così tanto liberi e da quella necessità di staccarvi da questo gruppo potreste conoscere, direi, diversi personaggi, ma diciamo che potrebbero essere più dei passatempi per questo semestre. Non sento che queste persone siano in allineamento con voi al 100%, ma perché voi state cambiando vibrazione, ok? Perché qui vi sento proprio nel prossimo semestre lavorare su voi stessi, lavorare su che cosa vi fa star bene, lavorare, cioè darvi quello di cui avete bisogno. E è come se stesse cambiando l'amor proprio, no? Si sta alzando il livello. Qui abbiamo il giudizio, la carta di rinascita. Quindi le persone che andrete incontrando ehm, non, non vi convinceranno al 100%, ragazzi. Poi vi dico, carne non mancherà. Ok. Se siete in coppia, allora qua ci potrebbe essere, ragazzi, la decisione di mettere su famiglia. Diciamo che è come se si iniziasse a parlare, se non fosse la famiglia, perché magari per X motivi si tratta di creare qualche cosa insieme, di vivere la quotidianità, di anche semplicemente fare delle scampagnate come una famiglia, mi viene da dire. Il tema famiglia è molto presente nella vostra lettura nel prossimo semestre. Ehm, Se foste in una relazione qui il consiglio potrebbe un po' essere: fatevi la vostra vita senza star troppo lì ad aspettare l'altro o gli altri, perché qui diciamo che di cose interessanti da fare potrebbero essercene nel prossimo semestre, ma siete un pochettino troppo pendenti, dipendenti, condizionati, soprattutto se è una relazione clandestina o più o meno definita all'interno del luogo di lavoro, siete un po' condizionati dagli avvenimenti esterni, da quello che sta succedendo intorno a voi nel prossimo semestre. Quindi non vedo neanche grandi svolte, sinceramente, in questo caso. Anzi. Potrebbe essere che qualcuno decida ad un certo punto di, diciamo, dare un ultimatum piuttosto che fare una scelta. Cioè, non lo so se sarete voi che darete un ultimatum all'altra persona o l'altra persona o voi che semplicemente farete una scelta, però ho come la sensazione che qui qualcuno potrebbe ad un certo punto rompere certi schemi di comportamento con la torre e l'asso di spade, eh. Va bene, se parliamo di famiglia, che sia quella che avete creato, che sia la famiglia di origine, non importa, devo dire che sì, sento parecchia armonia, c'è qualche cosa che bolle in pentola con la famiglia. Sento armonia, sento comunque divertimenti, sento feste a pagamento. Qualcuno potrebbe esagerare con i bicchieri, diciamo così, con i bicchieri di vino, di birra, o quello che vi piace bere. Ecco, arriviamo all'argomento figli o eventualmente, se non avete figli, progetti. Qui vedo parecchio, parecchio, parecchio fermento. È come se ci fosse un qualche cosa che vi appassiona
o che appassiona vostro figlio o il vostro padre o madre, adesso lì dipende, c'è qualche tipo di collaborazione, di unione, di alleanza che veramente, ragazzi, può dar origine a, diciamo, un nuovo inizio lavorativo, un nuovo inizio. Sento che è qualche cosa che ha a che fare. Allora, potrebbe essere o con i social o con i centri estetici, Venere. Tenete presente tutto quello che ha a che fare con Venere, arredamento, mi parlano di arredamento. Non lo so, c'è un qualche tipo di progetto nel prossimo semestre che sento potrebbe avere dei buoni sviluppi, soprattutto se è il figlio o la figlia che vuole iniziare un qualche tipo di lavoro, magari indipendente. Va bene anche se siete voi che volete iniziare un lavoro indipendente, c'è comunque una persona vicino a voi, ripeto, sento stretto il discorso, potrebbe anche essere fratelli, genitori e figli, ma anche fratelli, è come se ci fosse una sorta di unione di lavoro tutti insieme per raggiungere un risultato che arriverà. Sento che vi trasformerete nella regina di bastoni. Qui probabilmente è un ideale, un qualche cosa che si sta lavorando, però qui alla fine c'è, arriva la regina di bastoni. È come se ci fosse la fine di questo, perché effettivamente abbiamo un 9 di spade e un fante di spade. Sento che state guardando un pochettino troppo al passato. Focalizzatevi sul presente, su quello che avete raggiunto. Parlatevi bene, mi dicono. Il parlatevi bene non... C'è anche un 5 di coppe, è un po' come dire, non importa ormai, quello che è andato, le occasioni che non sono state prese ormai sono scivolate via, boh, basta, non ci si può più fare niente. Guardiamo il futuro, non vi preoccupate più per il passato, ma piuttosto fate una strategia per il futuro, soprattutto se avete questo progetto in testa. Sì, ragazzi, qui sarà come vedere le cose da una prospettiva che comprende la famiglia, ho come questa sensazione. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona, perché è interessante. Allora, andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. Due, ne ho anche un altro dopo. Ah, ragazzi, una cosa che non vi ho detto. Potrebbe esserci nella cerchia delle vostre amicizie qualche aiuto anche lì, ma ho la sensazione che ci potrebbe essere anche qualche amicizia che vi condiziona un po' troppo, ed è per quello che qui abbiamo, perché qui abbiamo diavolo e torre. È come se avesse bisogno di guardare oltre giudizio e sacerdotessa per quello che riguarda magari i dubbi che vi fanno venire. Qualcuno smetterà di frequentare amicizie tossiche. Tossiche non perché la persona sia tossica, ma perché la persona vi porta verso i vizi, vi porta verso le lamentele, vi porta verso il basso, l'energia negativa. Questo appuntatevelo. Una persona, forse due, però una persona in particolare. Allora, qui abbiamo carta numero 30, presenza. Sono in pace e nel momento presente. Wow, quello che vi dicevo prima. Cosa avete raggiunto adesso? Parlatevi bene, fatevi complimenti, cercate di mettere l'accento e il focus su tutti i risultati che avete raggiunto nella vostra vita, nonostante i problemi, le distrazioni, i contrattempi, gli imprevisti. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Mm. Esamina le tue questioni sospese. Lezione di oggi. Scegli una questione sospesa, può essere relazionata con una persona o con un compito, e fai qualcosa per darle un fine. Se sei incapace, avrai identificato una gran fuga di potere
e un grave blocco per la tua guarigione. Il tuo obiettivo? Capire che tutte le esperienze possono aggiungere o fermare o togliere o fermare, sì. Wow. Bellissima carta anche questa. Amici del cancro, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video o fare una piccola donazione. E per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail per fissare una sessione, oppure se preferite andare a vostro ritmo potete comunque abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!